Nel video di oggi vediamo 3 cose, anzi meglio 4 cose che ci servono e dobbiamo sapere per mettere l'imboccatura la prima volta al nostro cavallo. Alcune di queste le ho già trattate in un mio precedente video, diciamo non tutte e non nella stessa maniera, però io vi consiglio di andarla a rivedere. Probabilmente è meglio se lo vedete prima di questo video, così vi fate un'idea un pochino più generale di quello che va fatto e capite un po' la connessione con quello invece di cui parlo in questo video. Benvenuti in questo mio nuovo video. Adesso andremo a vedere come mettere l'imboccatura al cavallo la prima volta. Ci sono alcune cose che devono essere conosciute. La prima tra queste è che l'imboccatura è qualcosa che è freddo solitamente perché è di ferro o comunque di un materiale metallico, quindi dobbiamo cercare di renderla il più confortevole possibile. Una cosa che possiamo fare per esempio è tenerla in mano un po' prima di andarla a mettere in bocca al cavallo. Ovviamente sta parlando di un cavallo che sono le prime volte, no? Che andiamo a fare queste operazioni qua. Quindi una può essere quella appunto di tenere in mano un po' il ferro in modo da scaldarlo e da non creare questo impatto, no? Di qualcosa che è freddo, che mettiamo dentro la bocca del cavallo. Un'altra cosa importante che dobbiamo ricordarci di fare è di non sbattere con violenza l'imboccatura contro i denti del cavallo. E poi possiamo rendere la cosa ancora un pochino più confortevole per il cavallo, per esempio mettendoci sopra all'imboccatura qualcosa che al cavallo piace, tipo in questo caso vedete la melassa, ma potete anche utilizzare anche dei succhi di frutta o qualcosa del genere. Prima di fare questa operazione dobbiamo controllare che la lunghezza dell'imboccatura sia corretta, quindi da una parte all'altra della bocca del cavallo prendiamo la misura, per esempio utilizzando anche uno string, e dopo riportiamo questa misura sull'imboccatura che andremo a mettere, solitamente un filetto, e controlliamo che l'imboccatura sia esattamente la larghezza del cavallo più un paio di millimetri per parte. Al massimo possono essere 5 millimetri per parte, non di più, quindi 3, 4, 5 millimetri al massimo, di qui e di là, perché altrimenti poi dopo comincia a essere fastidiosa, dai pizzicotti eccetera eccetera. Lo stesso vale anche se è troppo corta, anche in quel caso lì può dare dei pizzicotti alle labbra del cavallo, quindi può essere fastidioso. E poi andiamo a inserire l'imboccatura. Come ho fatto vedere nell'altro video, conviene sempre prima utilizzare uno string, prima una cordicella, per insegnargli al cavallo cosa significa avere qualcosa in bocca, a abbassare la testa, quindi controllare che il mio cavallo abbassi la testa quando glielo chiedo io. Andatevi a rivedere l'altro video dove spiego tutto nel dettaglio queste cose qua. Un'altra cosa che dobbiamo ricordarci di fare è quella di allungare un po' la testiera prima di andarla a mettere nella bocca del cavallo. Quindi adesso più o meno io faccio una misura così a occhio, questa è un pelino corta per lei, quindi la vado a allungare un paio di buchi. Vediamo un po', ecco, più o meno adesso ci dovremmo essere. Questo perché lo vado a fare? Perché quando io inserisco questo qui nella bocca del cavallo, sì, lo metto. Quando vado a mettere questo nella bocca del cavallo, mi aspetto che se lo prenda, ok? Poi butto giù la testa un po', aspetto che lei, ecco. Faccio passare la corda. Ecco, in questa fase qua, se io ho la testiera troppo corta, vado a tirare nella bocca del cavallo. Ecco perché l'ho allungato prima di metterlo, ok? Vedete? È troppo lungo? Sì, è troppo lungo, adesso lo vado a stringere. Però nella fase di passaggio ho preferito metterlo troppo lungo. La stessa cosa lo vado a fare quando lo tolgo, Ovviamente lei sente il sapore della... è quasi un lecca-lecca, no? Sente il sapore della melassa, buona la melassa. Poi lei è abituata a quello più fine, questo è un pochino più massiccio, quindi adesso fa un pochino diversi, strani. Però siccome poi dopo devo far vedere tutta una serie di esercizi per il canale degli abbonati, mi serviva di mettere quello spezzato in 3, che non lo posso fare con quello spezzato in 2. E allora ho messo questo, quello spezzato in 3 solitamente sono un pochino più grandi, solitamente, ma non è sempre così. E da lei si diverte un po' a masticarlo.
Ecco, cosa importante che dico anche nell'altro video sono le grinze, non far fare le grinze al cavallo, anzi se è le prime volte che lo mettete vi conviene metterlo che stia un pochino staccato e magari se lo risucchia e se lo tira dentro invece di metterlo troppo appiccicato alla commessura labiale, perché sennò gli crea fastidio al cavallo. E una volta che ho fatto questa operazione posso andare a mettere il sottogola, togliere la capezza, la posso togliere anche dopo, la capezza non è un problema, l'ho fatto vedere già in altri video, e andare avanti a questa maniera. Ora, la cosa importante, questo come dico già anche nell'altro video, è fare un po' di volte questa operazione, quindi non mettete l'imboccatura, salite sopra, in qualche maniera l'ha presa e poi dopo si va. Cercate sempre di creare uno schema, una ripetizione, un pattern. Io metto l'imboccatura, tolgo l'imboccatura, metto l'imboccatura, tolgo l'imboccatura, come metto la cera, tolgo la cera. E questo lo faccio tante volte fino a che io non riesco a farlo da seduto. Anche qui andate a prendere un altro video, ve lo metto qui e così vedete com'è il titolo, poi ve l'andate a cercare, in modo che capiate un po' cosa voglio dire. Cioè io devo arrivare al punto in cui, stando seduto qui accanto al mio cavallo, posso prendere la testa, lui abbassa la testa e gli metto la capezza, scusate, gli metto la testiera e l'imboccatura. Perché è importante? Perché io voglio che il mio cavallo sia super confidente con il prendere l'imboccatura o mollare l'imboccatura. Non ve lo faccio vedere ancora una volta, nell'altro video lo spiego bene. Quando togliete l'imboccatura dalla testa del cavallo, il cavallo se alza la testa l'imboccatura non riesce a scivolare, perché hanno una conformazione della bocca tale per cui gli rimane incastrata e si possono impaurire. Quindi ricordatevi, prendete bene la misura della bocca del cavallo, usate un'imboccatura che sia giusta per la bocca del cavallo, al massimo 3-4 mm, 5 mm per lato più grande. Provate a trovare quello che gli piace per trasformarlo in un lecca-lecca, quindi per esempio in questo caso ho adoperato la melassa, ma potete usare qualsiasi altra cosa, e fate attenzione a allungare la testiera quando la mettete, in modo tale che quando andate a sorpassare l'orecchio non andate a tirare in bocca, perché quello può essere un momento di fastidio che poi dopo gli rimane nella testa. Ogni volta che andate a mettere l'imboccatura il cavallo alza la testa. Questo è importantissimo. La stessa cosa dovete fare al contrario. Quando io vado a togliere la testiera devo assolutamente allungare prima la testiera e poi dopo vado a toglierla, e quando la vado a togliere devo prima chiedere abbassare la testa al cavallo. Vi lascio qui in fondo a questo video il video dove spiego queste altre cose che ho fatto già, andatevela a vedere e poi ci sentiamo nei commenti. Oh, galloping dreams, we ride far and wide in a world so vast.